Ciao ragazzi, oggi lunga chiacchierata con Massimo Venturelli, uno degli atleti agonisti più longevi della storia del bodybuilding italiano. Dotato di un fisico simmetrico, muscoloso e ben proporzionato, in linea con i canoni estetici della Golden Era, Venturelli è stato campione italiano, europeo e mondiale. Classe 1960, con una carriera agonistica iniziata nel lontano 1980 e non ancora conclusa, Massimo appartiene alla categoria degli atleti inossidabili, i bodybuilder a vita, individui che hanno superato brillantemente il test del tempo, conservando una forma fisica spettacolare per tutta la vita. E ci riporta alla mente icone dello sport longeve come Robbie Robinson ed Albert Beckless. Negli anni 80-90 ha gareggiato nella ICAP WABA, ottenendo piazzamenti prestigiosi a livello internazionale nella categoria piccole taglie. Ricordiamo il secondo e il quinto posto ottenuti ai campionati europei WABA rispettivamente nel 1987 e nel 1991 e la sesta posizione conquistata ai campionati mondiali WABA nel 1988. Ma le soddisfazioni maggiori le ha avute più avanti negli anni, gareggiando nelle categorie Masters, over 50 e over 60, nelle quali ha conquistato numerosi titoli mondiali. Nel corso della sua lunga esperienza sportiva e di vita, Massimo ha avuto modo di conoscere e collaborare con numerosi personaggi storici della cultura fisica italiana, da Filippo Massaroni a Marco Neri, solo per citarne alcuni, e ha sviluppato un'esperienza importante riguardo l'allenamento, l'alimentazione e come gestirsi al meglio per restare in forma e in salute a lungo termine. Spirito libero ha gareggiato in diverse federazioni, dalla già citata ICAP WABA alla IFPB, dalla WPF alla NAC. Unica costante la passione per lo sport che non lo ha mai abbandonato. Ma lasciamo la parola a Massimo e ascoltiamo dalle sue parole come si è sviluppata la sua lunga avventura sportiva e di vita. Enjoy! Ciao Massimo, benvenuto sul canale. Oggi presentiamo il tuo percorso sportivo, tu sei un atleta inossidabile, sei nel giro da più di 40 anni, quindi poi ci spiegherai, cercando di tenere conciso il tutto, sei un Highlander, per cui grandissimo, ti definirei quasi l'Albert Beckless italiano, perché insomma un atleta che ad oltre 60 anni si permette di gareggiare, vincendo pure delle gare internazionali, che cosa non da poco. Lascio la parola a te, ti faccio la prima domanda di dove sei, quando sei nato e soprattutto come ti sei approcciato al bodybuilding, quali sono state le tue fonti di ispirazione, come hai iniziato e come hai iniziato il percorso sportivo. La parola a te. Ciao Roberto, ti ringrazio tantissimo di questa occasione che mi dai. Io sono di Pinerolo, provincia di Torino per chi non è molto pratico. Esattamente ho 65 anni, vado già quasi per i 66. Ma io ho iniziato per caso. Io giocavo a calcio, avevo 17 anni e mi sono fatto male, mi feci una lussazione alla spalla, il che dovetti stare 3 settimane con una fasciatura al collo e stetti fermo. Cosa è successo? Che poi quando tolsi questa fasciatura il braccetto era piccolo, è normale. Si è Allora, atrofizzato. un mio amico mi consigliò di andare in questa palestra, che poi chiamiamola palestra, era un box auto, perché a Pinerolo ai tempi non c'è ancora niente, parliamo del 78. Che diamine. Grande. Mi mancava poco a fare 18 anni, erano i primi di giugno, io sono del 12, quindi poche settimane. E praticamente un box auto adibito a palestra da dei appassionati più vecchi di me, chiaramente, e mi accolsero molto bene, tant'è che mi chiesero se io facevo già palestra, no? Perché geneticamente ero già portato. Che poi ai Certo. tempi, se ben ricordi, lo chiamavano culturismo. Nessuno... Assolutamente, culturismo, cultura fisica, infatti il bodybuilding non esisteva neanche, come concetto, no? Come parola. Ed ebbi la fortuna di conoscere un certo Ugo Peraldo, buonanima, perché purtroppo non c'è più, che chi lo ricorda è stato l'inventore della linea della Nordstar, non so se la ricordi, quella Sì, linea sì, una marca ai tempi famosa, certo. che lavoravano con scatolato 10x10, macchine enormi, robuste. Era un tipo molto burbero, molto diretto. Era il primo culturista che io vedevo. E mi disse: "Ah, tu hai già fatto palestra?" "No, no", dice, "no, non contarmi male, sai quei personaggi molto burbe." "Ah, allora vieni una bestia." E allora mi fece la prima scheda che era un semplicissimo programma su tutto il corpo,
sai, il classico 4x8 che facevano ai tempi. Diciamo era una classica full body, no, facevi tutto il corpo in una seduta, ogni seduta tutto il corpo. Un gruppo per esercizio, cioè un esercizio per Il gruppo, gruppo, certo, 4 per poi gli 8. attrezzi erano quelli che erano, perché tu pensi che avevamo i manubri, erano componibili, nel senso che chi le usava con un carico se le montava, poi arrivava un altro se le smontava. E c'era la panca piana, ce n'erano due. Una era la panca detta sacra, e ti spiego anche il motivo, Addirittura. perché c'era 50 kg montati fissi, 50 kg, Sì. non era per tutti e guai chi le smontava, guai. Quindi chi era sotto i 50 kg doveva andare da un'altra parte. Si faceva selezione diciamo, no, tra quelli abbastanza forti e quelli che diciamo La gerarchia. E quando poi certo. ti permettevi, perché ci arrivavi col tempo, allora potevi usarla, perché non andava mai smontata. Questo era l'ordine del proprietario. Poi l'altra panca invece era adatta anche a chi aveva meno potenzialità insomma. La Sì, sì, sì. seconda panca. E poi niente, c'era un multipower molto artigianale, un land machine era una semplice carrucola nel muro con una corda, mettevi lo sgabello e tiravi, tant'è che quando usavi molto carico dovevi farti tenere perché sennò salivi tu. Certo. Il leg extension erano quelli della Tampellini, della Vigor, Sì, caricabili a due. ho presente, quelli che poi attaccavi i pesi Esatto, su quindi quelli erano anche per leggi fisiche il carico ce l'avevi solamente quando arrivavi a 180 gradi, i sì, primi sì. 15-20 gradi era quasi nullo, però c'era solo quello e quindi ti adattavi. Però per l'epoca direi non male, ti dico, per l'epoca, per una No, palestra così, di amici, se tu pensi che a Torino ce n'erano tre famose, c'era la John Vigna, c'era certo, la famosa. la Diamond e poi quelle dell'American Club che erano dei centri più esclusivi, dove mettevano dei annuali altissimi un po' per schermare la gente, sai. Però Certo. parliamo del 78. E diamine, comunque quindi ti sei appassionato, diciamo, tu non sei, diciamo, non ti sei appassionato al bodybuilding vedendo i film, no, non so, dico di Schwarzenegger piuttosto che i film di Ercole, piuttosto che vedendo la rivista come altre persone, no, hanno fatto. Diciamo, tu, diciamo, più per esigenza ti sei fatto male, ti sei un po' atrofizzato a causa dell'ingessatura, diciamo così, quindi hai cercato di compensare e ti sei avvicinato al mondo dei pesi in questo modo. Esatto. Conoscevo già ed ero appassionato dai fumetti, quelli sì, compravo Certo. Tarzan, no, i Fantastici 4, ero attirato io dal fisico muscoloso, no? Però non immaginavo che ci si potesse anche arrivare, perché ero proprio a digiuno, no? Certo. E mi ricordo che però mi appassionai subito, tant'è che finì ancora quel campionato di calcio, poi non giocai più, Certo. e poi quello che fece la differenza è che io già da subito ci davo dentro, nel senso io tiravo, in breve tempo sono arrivato subito a usare il bilanciere da 50, ma ero proprio forte di natura. Certo, ma eri sicuramente Poi predisposto, con perché quel poco che avevamo, ma ben venga, perché comunque io sono sempre del parere che tutti gli sport, compreso il bodybuilding, va fatto a step, nel senso certo. che, faccio sempre l'esempio, se io non sono capace a sciare, no, prendo un maestro, non mi porta nelle discese nera, rossa, come quelle di livelli A. Il primo giorno Chiarissimo. devo fare no, in piedi. Il bodybuilding anche. Quindi io sono molto per la vecchia scuola, non perché l'ho passata, ma proprio per principio che vanno usati i bilancieri e i manubri, dove il tuo corpo si adegua al movimento e non sei tu che ti adegui al movimento della macchina. Quello che Diciamo, purtroppo per me il massimo non è essere old school, qui è avere del buon senso, no? Perché bisogna crescere un po' alla volta e soprattutto gestire il proprio corpo, i manubri bilanciere te lo consente di imparare. esercizi base, molti articolari, in maniera che non hai tipo il bicipite, c'era una filosofia del vecchio proprietario, non ce lo dava il primo mese. E quindi si passano i classici esercizi base, panca con bilanciere o manubri, la croce, la machine, trazione, il rematore, e lo squat c'era, quello che facevamo. Avevamo Certo. degli appoggi mobili che dovevi montarti, tirare su, tutto, cioè era molto spartana. E però siamo passati tutti da lì. Quello Perfetto, che dai. eh? Le basi, cioè diciamo, anche se le attrezzature non erano sofisticate, c'erano tutte le basi e anche quel po' di competenza che i tuoi istruttori che ti hanno Sì, saputo indirizzare bene sin dall'inizio, diciamo, no? esatto, esatto. Quello che purtroppo vediamo adesso con l'arrivo dei social, il giovane, il ragazzo che si avvicina al bodybuilding,
va a fare degli esercizi che a lui non servono. Quando vedi un ragazzino che già ai primi giorni si fa i cavi incrociati per il petto di isolamento, ma non, butta via il tempo. Il problema è che quando vai a spiegarlo non ti ascoltano. Perché Sì, quello è poi il problema, no? la Perché gioia chiaramente assoluta, tu sei vecchio, non capisci niente, loro invece vedono questi video e capisci quello che non è facile. non è facile, non è facile perché ci sono gli influencer adesso che magari dicono una cosa su TikTok e alla fine quella diventa la Bibbia, no? Che oggettivamente invece, come dicevi tu, uno deve costruire, da giovane deve costruire la base del fisico, le fondamenta, no? Quindi, però dai, l'importante è portare avanti quello in cui si crede, quindi tu giustamente lo diciamo. Un ragazzo che crede in te, io ne ho trovato uno giovane che crede e si è affidato pienamente, gli ho fatto fare i classici esercizi base, ho detto quando ti servirà farai anche il pectoral o esercizi di isolamento. Adesso tira sulle masse, spingi, come si diceva una volta, pane e pesi. Certo, mangia e spingi, come si diceva. Perché poi è quello, eh. Certo, alla fine la base è Bisogna quella. fare discorsi di biomeccanica, ma la biomeccanica è sempre esistita. La Certo. biomeccanica da quando c'è l'uomo primitivo non è cambiata. No, no, siamo d'accordo, siamo d'accordo. Il fisico umano è rimasto quello da migliaia di anni. L'esercizio è libero, no? Se tu, anche lo squat per esempio, prendiamolo uno a caso, lo squat, se tu vedessi il bilanciere a disegnare una linea quando tu lo sollevi da terra andando su, non è mai verticale, è una parabola che va a chiudere. Certo, Lo stesso anche. Quindi quando già tu me lo fai a multipower, è vero che hai la sicurezza se rimani sotto, però vai a far fare al tuo corpo una linea verticale che è contro natura. Perché il tuo chiaro, corpo, se il sole col carico libero, non la farebbe. non la farebbe. Tutte Giustissimo, queste cose che vanno a comprimere contro natura, alla lunga le paghi. certo. E comunque non impari il movimento che No, come andrebbe fatto, no? Quindi poi chiaramente c'è un... parliamo di istinto, il nostro corpo, se tu devi mettere un pacco sopra un armadio, non parti da dietro la testa, te lo appoggi qua e spingi su, no? È un Chiarissimo, chiarissimo, movimento chiarissimo Massimo. Comunque istintivo. Massimo, avremo modo di approfondire anche il lato, diciamo, e allenamenti, queste cose qui, quindi mi fa piacere che tu mostri la tua esperienza perché sembra, cioè è chiaro che ne hai tanta ed è molto importante. Ma parliamo un po', quindi tu sei arrivato a questa palestra, diciamo, nella tua città, in questa palestra fatta in un box, ti hanno insegnato i rudimenti, hai cominciato ad allenarti, e riportato, quindi sarai cresciuto rapidamente, poi come ti avvicini a questo punto, hai continuato a allenarti lì, hai cominciato a gareggiare da quella palestra lì, hai cambiato. Allora, parliamo del 78, poi purtroppo nel novembre 79 ho fatto il servizio di leva, sono partito militare, sono andato a fare gli alpini e sono stato fuori un anno. In quel periodo mi allenavo quando arrivavo in licenza, mi ero tempo buttato via, proprio perso un anno, no? Quando sono arrivato, quindi parliamo dell'80, mi proposero di fare una gara. Io ho mai visto una gara, tu pensi, perché adesso uno, anche se non ne ha mai fatte, però le vede le gare nei social. Io ho Certo, mai certo. visto una gara e neanche sapevo fare le pose. E quindi questi qua della palestra di Pinerolo mi mandarono a Torino, dove c'era un famoso preparatore, posso anche dire il nome, che è stato il mio primo, diciamo, Renato Udagnotto, che è Sì. anche, diciamo, il delegato regionale dell'AICAP Piemonte. Mi guardò, mi disse, ah, sei buono, ti scontrerai con Pino Lo Surdo. Infatti Pino Lo Surdo è anche un nome Un famoso, nome no? famoso anche lui, sì, sì, infatti. Esatto. Mi insegnò due o tre cose e mi preparai, mi disse anche come mangiare, tutto, che poi apriamo una parentesi, noi arriviamo dalle famose diete carne e acqua, E i tempi eran quelli. arriva- c'era un'ignoranza in materia di tutti, non ignoranza, ma perché nessuno le sapeva queste cose. Si Certo. mangiava carne e acqua a un mese dalla gara, addirittura togliendo il sale. Quindi arrivavi con il teschio qua, no? Proprio Sì, il senza classico forza. teschio Poi dei tempi, no, infatti. il tuo corpo si cannibalizzava, nel senso che quando non avevi più grasso da perdere, il glicogeno non c'era, da dove prendeva l'energia? Dalle proteine, quindi ti mangiavi i muscoli, quindi Sì, sì, è chiaro. era sbagliatissimo. Tant'è che quando poi dopo le gare mangiavi ti vedevi bello pieno. Allora già lì facevi dei ragionamenti e quello che ci ha poi fatto riscoprire i carboidrati. Comunque feci sta gara e arrivai secondo nelle piccole taglie
dietro il Pinolo Subito. Questa gara qui, che gara era? Una gara regionale È di un città? campionato regionale piemontese fatto a Torino, me lo ricordo perché la prima gara non si scorda. Certo, certo. Teatro Nuovo di Torino, dove fanno il Torino Esposizioni praticamente. E potevo fare ancora lo junior, però ho deciso di fare la categoria piccole taglie contro il Pinolo Sudo, dove lui vinse e poi tra l'altro vinse anche il Nord Italia subito, era molto buono, Pino era già molto più avanti, lo chiamavano il Frank Zen italiano. Io i miei Gran punti forti picco. ero più di spesso di petto, queste cose qua, lui invece era proprio clavicolare, bello, molto molto bello. Comunque Massimo, scusa, giusto per riassumere, tu praticamente fai un annetto di palestra lì da Pinarolo, vai nei militari, Sì, torni, dopo un anno che non ti allenavi quasi, però comunque eri talmente predisposto che ti propongono di sì. fare una gara, praticamente con un allenamento di un anno e mezzo ti sei andato in gara e sei arrivato secondo, quindi E un poi ottimo risultato. ci tengo a sottolinearlo da Natural, perché io tra Certo, l'altro si sentiva già parlare di steroidi, di aiuti chi, però io lo vedevi, era molto più tabù e visto come il lupo cattivo, no? Una cosa guai, assolutamente. Era proprio lontano. tabù, diciamo, no? Se ne parlava pochissimo e Quindi quindi io contrario, ma proprio al 100%. Tant'è che poi feci sta gara, ecco il problema è che arrivai secondo. Avessi fatto settimo, ottavo, magari l'anno dopo dicevo lasciavo perdere. Quel secondo mi ha dato quell'input di sì, dire il prossimo anno ci riprovo. ci mancherebbe. E feci l'anno dopo dove vinsi il piemontese, ancora da Natural, e andai a fare il quarto al Nord Italia e poi feci un italiano a Torino, ma lo feci per fare una cortesia all'organizzatore che era Udagnotto, ma non ero competitivo per fare un italiano io, ancora da Natural. Figurati. E poi siamo praticamente all'82. L'83 feci il Nord Italia direttamente perché il piemontese l'avevo già vinto. Sai che una volta c'erano tutte le escalation, Sì, Nord sì, c'era Italia. tutta l'escalation, c'era tutto il E di percorso di nuovo- crescita. arrivai di nuovo quarto per la terza volta. Nell'84 mi preparai bene e vinsi a Brescia il campionato Nord Italia. Mi fermai lì, non feci neanche l'italiano. Certo. Arrivò Ah, dai. all'85, nell'85 il mio allenatore mi disse, adesso in palio c'è solo più gli italiani, perché i piemontesi, Nord Italia li hai vinti, però vedi tu, sei un po' come un video, no? Se vuoi andare così, vai, perché è la tua filosofia è natural, Chiaro. altrimenti accetti quello che viene, Sì, altrimenti sì. se vuoi... E allora mi decisi e feci il mio primo ciclo, che poi adesso sorrido perché io un giorno l'ho trovato, poi possiamo anche entrare nei particolari, proprio una cosa ridicola. Ma mi fece fare un salto di qualità che rimasi proprio stupito. Ma perché? Perché, e ne sono molto fiero di questo, perché avevo 7 anni alle spalle di allenamento nato. Certo, Quindi certo, tutto certo. quello che avevo già creato in quel tempo era mio. Nell'attimo che io ho Diciamo, tu toccato, hai già raggiunto più o meno il tuo massimo potenziale nato, o comunque ti eri avvicinato molto, dopodiché hai messo qualcosa sopra. Ed è l'approccio giusto, nel senso che rispetto a chi inizia subito diciamo, col ho fatto farmaco prima di iniziare a allenarsi, quello è un disastro, no? questi video, li trovate su YouTube, o per esempio se andate a vedere la mia ultima gara da nato era a Brescia nell'84 dove vinsi il Nord Italia, l'anno dopo, nel 1985, Padova, campionato italiano, vedete subito la differenza, infatti feci secondo subito. Secondo Grande. dietro Pinolo Surdo di nuovo, era la mia bestia, però siamo tanto, Certo. tanto, tanto amici, veramente, ci vediamo ancora adesso. E boh, feci questo secondo, l'anno dopo, quindi siamo nell'86, eh, feci di nuovo il campionato italiano ICAP, Sando in San, feci di nuovo secondo, ma mi mangiai la gara io per colpa mia. E, anzi, io lo racconterei questo aneddoto che può Ah, servire a senti tanti, volentieri. può servire a tanti perché sono degli sbagli che ho anche rischiato. Per cosa ho fatto? Sempre per ignoranza, per questa stupidità, stavo bene, potevo essere uno già dei candidati alla vittoria. Presi il diuretico nella notte, però senza bere, è uno sbaglio tremendo. Al mattino mi ritrovai con una sensazione, innanzitutto debolezza, no? Perché poi feci Certo. fuori acqua tutta la notte, e
sentivo poco, la voce bassa e ebbi la fortuna che c'era Piero Venturato, mi disse vai subito in cucina perché eravamo all'Hotel Biglia a San Vincent, fatti dare un bicchiere d'acqua, una cucchiaiata di sale. E meno male che ho fatto così perché nell'arco di 20 minuti stavo bene. Ero Sempre. proprio bisogno e quindi questo lo voglio dire perché è una cosa che non deve fare nessuno. Io l'ho fatto, ho sbagliato, me lo ero appeso nell'orecchia. No, hai fatto benissimo a dirlo, hai fatto benissimo a dirlo Massimo, perché diciamo così, si parla tanto di farmaci, ma effettivamente i diuretici sono forse anche le cose più pericolose. Abbiamo visto morire Benazdisa, adesso faccio dei riferimenti. I Il diuretici diuretico, effettivamente hanno effetti molto rapidi e possono essere anche pericolosi. il diuretico e l'insulina sono due cose che se manovrate male possono portare alla morte. Lo steroide può darti problemi secondari nel tempo. Certo. Perché io dico sempre, sono cose come dare una pistola in mano a un bambino, si fa del male. Se la dai a un militare sa come manovrarla, la dai a un bambino si fa del male. Quindi diuretici e insulina sarebbero proprio da scartare, perché se sbagli la paghi. È pericoloso. Comunque questa gara alla fine arriva in secondo. Ok, Ottimo risultato in ogni caso, diciamo. sì. Mi ricordo che Cataldi non era ancora il Cataldi di allora, arrivo quarto, pensa. Sì, sì, ma infatti anche lui ha avuto i suoi percorsi. Era un Cataldi battibile, poi dopo, quando fece il salto di qualità, era un mostro. Diventa Comunque, Bastellani, sì. siamo molto amici anche con Cataldi. E, arriva l'87, allora decido di contattare Filippo, il prof. Filippo Massaroni, vogliamo dire. Sì. Allora, partimmo Un'icona, un ma anno anche lui prima. un grande riferimento, dai. Pensa che partimmo un anno prima con un programma di forza pura, quindi carichi 90%. Vabbè, mi guardò, mi disse anche dove avevo sbagliato negli allenamenti, che lui era, seppe dirmi gli allenamenti che avevo fatto guardando. Cioè, tu pensa a quanto era avanti, no? Certo. E allora, facciamo questo programma di forza. Nel frattempo io aprì anche una palestra a Pinerolo insieme a un socio, quindi ero anche impegnato con questo. Poi tutto questo programma di forza veniva abbandonato gradualmente, quindi se tu lavoravi al 90%, il mese dopo lavoravi all'85%, non andavi a fare un lavoro subito di pompaggio. Quindi veniva gradualmente abbandonata facendo sempre, cercando un lavoro di volume, però sempre con dei richiami di forza. Mm? Chiarissimo, chiarissimo. C'era sempre un anello di congiunzione con la scheda precedente. Quando arrivammo a 2 mesi circa dalla gara, anche perché il mio obiettivo era il campionato italiano 87, bloccammo, diciamo, il volume di lavoro per aumentare l'intensità. Questa era già la filosofia di Filippo, se ricordi, Sì, no? sì, sì, sì. Quindi le serie e i carichi le bloccammo, proprio per un discorso delle calorie, di non farsi male. E l'intensità, pensa che io feci quel programma sperimentale che dunque feci io, mi sembra anche Zardinoni, dove partivi da 4 serie, passavi a 3, poi e andavi in gara con 2 serie. E sembra Mm, una cosa impossibile. Nella prima serie spingevi 8 barra ripetizioni proprio al massimo. Un recupero e ripetevi. Un complementare da 2 serie, tu eri poi. Io in 10 minuti facevo petto, per esempio, no? Come facevamo a aumentare l'intensità per portarti alla gara? Arrivavi a 3 settimane e avevi il classico 2x8, poi diventava 2x8 più 2 forzate, quindi avevo sempre bisogno di qualcuno dietro, certo. e l'ultima settimana che poi mi portava in gara erano 2 più 8, più 2 forzate, più 2 negative. Ah, però, quindi era molto alla No, Menster, un po', e un po' heavy duty, diciamo così, no? Quindi forzate più io negative. permetto che in quel periodo lavoravo ancora in fabbrica, facevo i turni, ero il classico, come diciamo noi in piemontese, baracchino. Grande. E, e nel frattempo avevo aperto la palestra, poi mi licenziai, stavo solo in palestra, e tutto. Però quel periodo io lavoravo ancora, avevo un amico carissimo, Marco, che si prestò ogni allenamento che facevo a starmi dietro e mi allenavo 2 volte al giorno. Allora, se facevo il primo turno non riuscivo perché mi dovevo svegliare alle 4:30, iniziavo a lavorare alle 6, arrivavo in palestra alle 2. Ma allenavo, primo allenamento.
poi stavo nella mia palestra, seguivo i clienti e tutto, la sera chiudevo secondo allenamento, che poi era Però, poi la suddivisione, poteva sì, sì, essere sì, peso. certo. Se invece facevo il turno contrario, quello del pomeriggio, mi allenavo prima dell'apertura al mattino e dopo il turno la sera alle 10 e mezza, 11. Tu pensa che stress che avevo Immagino, mentalmente. infatti, sì, eri al massimo, diciamo che eri molto giovane, eri al massimo dell'energia, però molto, molto impegnativo, ecco. 27 anni e comunque la soddisfazione che poi andai a Roma, anzi mi ricordo che andai 2 giorni prima, mi fui ospite la chiamava mansarda di Filippo, dove lui studiava, quindi risparmiai anche nell'albergo, mi ospitò, mi fece fare anche un giorno l'istruttore nella sua palestra mentre aspettavo e poi vinsi. Grande. Premetto, andai a fare la sauna perché lui consigliava la sauna il giorno prima, tastando il sudore finché diventava dolce. Se era salato dovevi continuare. Cioè tu pensa a Ok. queste strategie dei tempi, no? Fine, comunque, fine nella sua Quando semplicità. usciva solo più acqua ti fermavi. Certo, certo. E quindi conobbi questi personaggi di questa palestra, adesso io non mi ricordo il nome. Il giorno dopo mi portarono un tifo della Madonna, ero a Roma, mi sembrava di giocare in casa. È presenti i romani, no? Come stanno. E vinsi, cioè praticamente il problema era trovare dal secondo in avanti, cioè vinsi con un livello proprio superiore. Ci Cioè, sono non ancora. c'è stata gara, dai, eri troppo superiore. Ci sono i video. Qualcuno, perché lì in quell'occasione fecero la categoria mini medaglie piccole, era un esperimento che fece la UAPA, ma solo a livello italiano. Le minime andavano da 1,65 e le piccole taglie da 1,65 a 69,70. Quindi cosa è successo? Che tu hai vinto perché eri nelle minime, se no non vincevi. Sai, i maligni, no? Specialmente quelli Quelli sempre. dove abiti tu, no? E cosa è successo? Andiamo a fare l'Europeo la settimana dopo, Atene, campionato europeo, categoria unica, piccole taglie. Campionato europeo WABA, no, dell'87. Esatto. Perfetto, chiaro, Andai, chiaro. quindi andai io, andò il vincitore delle piccole taglie, venne anche un Franco Malè, ma non era perché volle venire a tutti i costi lui, perché era un po' incazzato della gara. E io feci secondo. Tutti gli altri italiani non entrò nessuno nei sei. E quindi per me fu un riscatto perché chi malignamente mi disse che avevo vinto gli italiani perché ero nelle minime, lì le minime non c'erano solo le piccole. E vinse Joël Giospitre, atleta di colore che poi venne professionista. E mi ricordo che in prima fila, perché poi lui passò molto molto dopo, c'era Thierry Pastel, che eravamo amici, mi diceva che secondo lui ero primo, nonostante fosse molto amico, perché io quella gara lì è visibile anche su YouTube, andai con un tiraggio forse il migliore di tutta la gara. Eravamo io e un greco nelle alte taglie, con un tiraggio. E stiamo parlando di una gara a livello europeo, quindi stiamo già parlando di una gara internazionale, quindi grandissima, Ma grandissima forma. se ti dicessi il peso, non ci credi perché avevo ancora perso 1 chilo dagli italiani, ero 72, nel palco sembrava il doppio. Sì, ma eri solo muscolo, praticamente eri muscolo e pelle e muscolo, cioè sostanzialmente. La dimostrazione che il bodybuilding è un'illusione, hai capito? Sì, molto, molto. Poi la carriera, vabbè, per la palestra, decise di fare il mondiale dell'88 in Sempre nella Guadalupe, WABA? sempre UABA. Sì, sono stato fedele alla UABA per un bel po'. Nell'88 feci questa gara qua in Guadalupe, andammo, diciamo, in due per categoria. Poi la cosa bella è che ai tempi non pagavi un soldo, ti pagava tutto la federazione perché c'erano i fondi cassa, perché le palestre si affiliavano, quindi gli atleti erano pagati. Certo, portavi la fidanzata, pagava, però per dire. Certo, certo. No, ma era un bel aiuto e dovrebbe essere così. Stiamo parlando di atleti nazionali, una nazionale di Andati in piccola figura. Guadalupe una settimana, in più ti dirò una cosa, Bruno Piccoli, il grande presidente che ci Sì. considerava i suoi figli, ci dette ancora una busta a testa agli atleti con dentro 200.000 lire. C'era ancora la lira, no?
certo. Nell'88 non era poco 200.000 lire. Mi ricordo Anzi, che prima anzi. di fare la gara affittai un'auto, comincerai a girare, fai un po' lo spaccone, sai. Beh, Però, ci sta, eravate dei ragazzi pieni di energia, ci mancherebbe. e comunque in questa occasione feci sesto, entrai nei sei. Beh, Un po' buono, buono, stiamo sempre parlando di gare a livello mondiale, quindi sì, cioè, ho avuto sesto a livello l'onore, mondiale è un gran risultato, ho avuto l'onore che in prima fila c'era Steve Reeves che guardava la gara. grandissimo, grandissimo il mitico Steve Era, Reeves. c'era New Break con Steve Reeves, era stato Certo. invitato appunto a questa gara. Quindi pensa all'emozione che avevamo noi atleti di vedere un Steve Reeves lì in primo piano che ti guarda. Quindi una cosa Lo stesso Serge Nubret era un bel riferimento anche Uh, lui, no? sì, sì, anche Nubret. Nubret Eh, l'ho conosciuto in più occasioni, eh. come anche Pastel. Pastel ci siamo allenati insieme a Torino alla palestra Nubret, eravamo nell'85. Poi intorno al 90 hai continuato a partecipare sempre ai campionati WABA, ai campionati europei, mondiali, eccetera, eccetera, ottenendo ottimi risultati, e magari pur non riuscendo magari a vincere, però ti sei sempre mantenuto tra i primi Sì. 6 del mondo, della tua categoria. Sì, nell'89 feci appunto quarto, se non sbaglio, no, quinto, ero nelle piccole taglie. Nonostante avessi messo su un bel po' di peso, che perché andai da Loris Mecche. E Sì, Loris un altro grande Mecche, preparatore, certo. sì. Ai tempi c'era Filippo, Loris Mecche, poi c'era a Roma Giancarlo Rocco, che saluto perché è un amico mio. Al nord c'era Piero Forti, a Genova c'era Pedemonte, ce n'erano tanti. Sì, E Jimmy Loris, Pedemonte, certo. ma tu pensa che Loris Mecche ha imparato tutto da Nubre? Però questo aneddoto che ti spiego adesso, forse pochi lo sanno, quando Nubret stette molti anni lontano dalle gare e decise nell'82 di rientrare, andò lui da me che farsi preparare, perché me Grande, in quel periodo era più aggiornato. certo, certo. Sono pochi che lo sanno. Quindi è stato uno scambio, uno è stato il maestro all'inizio, poi dopo il maestro diventa l'allievo e in qualche modo ci sta un bello scambio. Era l'82 di Ginevra, dove Piero Venturato vinse la categoria media. Io ero lì come spettatore, non ho mai visto gente tanta grossa. E mai più avrei immaginato che qualche anno dopo avrei partecipato anch'io. Non pensavo di arrivare a quei livelli, però il bodybuilding è così. È il suo bello, no? Il fatto di comunque poter crescere nel tempo e evolvere e raggiungere livelli che prima sembravano impensabili, quindi è una cosa molto bella. Ma Massimo, adesso praticamente tu hai una carriera così lunga che è difficile anche raccontarla tutta, no? Per cui comunque siamo arrivati agli anni 90 e tu Sì, gare esami nella WABA. Quali sono le gare che ricordi con più piacere? Cioè, sostanzialmente, per riassumere un attimo, cioè, dopo se vuoi spiegare altre due gare, benissimo, ma dico, quali sono quelle che ricordi con più piacere? Perché ne hai fatte così tante che sì, oggettivamente... veniamo alle più importanti, vabbè, quando appunto vinse il campionato italiano di Roma nell'87 e quel secondo posto ad Atene. Poi anni dopo, vabbè, un altro europeo dove hai messo il video di Cataldi che fece quinto, poi se ti fermo, non gareggiai più. Nel 2000 vinse il campionato del mondo della WPF, il mio primo campionato del mondo. Quindi diciamo dai primi anni 90 hai smesso per un po' di tempo, hai smesso per scelta, per necessità, è stato... Sì, ma io comunque mai mollato l'allenamento, mai, 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 perché per me l'allenamento è sacro, io lo faccio questo perché mi piace allenarmi, no? Per me se mi levi l'allenamento mi levi l'aria. In effetti il bodybuilding è bello perché poi è uno stile di vita, no? Quindi ci sta. Quello che sono orgoglioso e voglio che i giovani ascoltino bene, che quel periodo che poi io feci l'ultima gara, poi ci arriviamo nel 92, ricordami del 92. Sì. E dal 92 poi arrivare al 97, no? Che sono poi 5 anni, io non ho toccato niente di aiuti chimici, assolutamente. Quindi il mio corpo si è ripulito, no? E quando poi iniziai la preparazione per un'altra gara, ero di nuovo con i recettori vergini in un certo senso. E questo mi ha Certo. fatto bene. Lo feci altrettanto dal 2002 al 2010.
dal 2002 al 2010 io non toccai niente, mi allenai sempre. Però Questo c'era il è un gran lavoro. consiglio, è un gran buon consiglio per dire, Molto, bisogna molto. concedere anche degli spazi di Ecco, relax al proprio corpo, relax diciamo in qualche modo, mi no? sono Una fermato nel pausa. 92. Nel 92 decisi di provare la IFBB. Mi misi nelle mani di Marco Neri, grandissimo preparatore, massaroniano, comunque, è un Sì, sempre sulle onde di Massaroni. E questo esordio nell'FBB, lì non si gareggiava più d'altezza, ma a peso, e decisi che la mia categoria era, diciamo, i medi. Andammo quel giorno lì a Borgo Sesia, famosa gara, Borgo Sesia, il Grand Prix di Borgo Sesia del 92, andai sul palco 30 atleti, 30 atleti sul palco. La giuria infatti non so, allora cosa fece la giuria? Ne schermò subito 10 a vista, così proprio quelli più, persino brutto, però ne levò 10. Poi rimanemmo in 20, poi in 10, poi in 6. Alla fine io questa gara arrivai secondo. Marco Nero incazzatissimo perché per lui ero primo. Però poi mi dissero, in un secondo tempo, pensa che Furiosi fece quinto, Furiosi è una grande atleta. Mi fecero arrivare secondo perché arrivavo dalla UAP. Hai capito? l'ho pensato anch'io perché è un classico, no? Purtroppo Eh, chi arrivava dalla UABA pagava il pegno. Dovevi pagare pegno perché se no io, rispetto a quello che ha vinto, ero una spanna più basso, quindi automaticamente a parità di peso ero più grosso. Ma poi Certo. me l'hanno detto tutti, infatti Marco Nero è incazzato. Ed era in previsione di fare il campionato europeo nella ex Cecoslovacchia, che il paese si chiamava Ostrava, cioè una volta c'era ancora la Cecoslovacchia unita. Allora, il primo si rifiutò di andare e Marco andò da il segretario di allora e disse, visto che il primo non va, mandiamo Venturelli a fare l'europeo, no? Ah no, no, il regolamento parla chiaro, va solo il primo. È d'accordo, ma se il primo non vuole andare, mandiamo il secondo. Niente da fare, non c'è stato verso, assolutamente. E questo è stato il mio esordio ai figli. Poi stati fermo per un bel po', come ti ho detto, feci poi la prima gara, eh, questo siamo nel 92, sì, nel 97 che provai un VPF dove feci quarto al Mister Universo e poi arrivò il 2000. Andai da Gianni Niro di Novara, perché io ne ho cambiati di preparatori. Sì, ti sei Molto fatto bravo, una bella molto, esperienza molto molto, ampia. molto bravo e ho imparato tantissimo da lui. E gli dissi, senti, io voglio fare gli over 40. Quando andai da lui ne avevo ancora 39, però c'era già l'obiettivo, no? Certo, E tra l'altro la VPF, ai tempi c'era la buonanima del presidente Arturo Petrarca, che non sì. c'è più purtroppo, e la gara era ad Acqui Terme. Allora, visto che giocavo vicino, sono andato a fare l'iscrizione il giorno prima, poi sono tornato a casa perché Pinerolo Acqui Terme non era tanto lontano. Quando fui lì, i giudici, mi sembra scozzesi, mi guardarono e mi dissero good, good, good. E mi convinsero a fare categoria media. Io, tutta la mia preparazione era stata basata sugli over 40. Certo, Mi convinsero a farti categoria media, e qua, proviamo. Oh, 17 atleti ho vinto. grandissimo, grandissimo. Avevo 40 anni, Hai vinto negli Open contro i giovani. tutti in riga li ho messi. Grandissimo, dai, grandissima soddisfazione, grandissimo risultato. Maradona Favola negli over 40 ho fatto secondo, perché c'era uno svizzero che era fantastico, un medio massimo, bello, molto bello. E aveva vinto infatti anche i medio massimi, quindi io ho vinto i medi, lui i medio massimi, poi ci siamo scontrati negli over 40 e hanno messo lui davanti. Chiaro. Anche se poi c'era Nicola Camera che diceva, ah, per me potevi vincere, però sai, se facevano vincere due gare, sei in Italia, dicevano che prenditi categoria medica, va bene così. Ma Comunque, certo. grandissimo risultato in ogni caso, tra E, l'altro. Tra e l'altro quel avete giorno vinto gli lì, Open e poi anche vi siete confrontati anche negli over 40, quindi eravate voi i campioni della serata. e quel giorno lì vinse anche Piero Nocerino nei massimi, che fu anche lui forse il primo mondiale che vinse.
perché Grandissimo anche Piero, sì, infatti. lui era un anno più giovane, un anno più giovane. E quindi quella fu la prima bella soddisfazione, quella di vincere un campionato del mondo. UPF era una Sì. federazione abbastanza forte. E poi cosa credo? Siamo al 2000. Provai ancora nella NAC 2002-2003, feci due Mister Universo. Posso farti una domanda, Massimo? Come hai fatto a passare alla NAC? Mi stai parlando di VPF in qualche modo, Sì, questo cambio perché di io mi sono federazione? sempre ritenuto un atleta libero, non volevo vincoli, no? Io non è che facevi un contratto, qualcosa. Mi mi contattò un certo Furno, Sì, 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 poi non c'erano ancora i social, quindi mi contattò un certo, certo, infatti. e mi invitò a fare questo Mister Universo NAC, che il primo facciamo su a nord della Germania, proprio nel mare, su Cuxhaven, sì, Cuxhaven, feci sesto. Mi ricordo che mi misero vicino un tedesco, sembrava Lou Ferrigno, lo guardavo così in alto, era stato Gigante. 40. L'ho battuto, non so come ho fatto, sono entrato nei sei, ho fatto sei, perché avevo un braccio Il classico killer dei giganti, no? Il Danny che, Padilla del caso. avevo un braccio che era due volte la mia testa. Poi dopo fece di nuovo l'anno dopo ad Alicante, in Spagna, che andai giù in macchina, pensa che viaggio non mi feci, e feci terzo lì nel master. E Caramba, basta. dai. So che dormì in stanza con Filizzola che russava, ho detto mamma mia. A Biagio. Chiaro, Grande. il professor Grande. Biagio. Quindi siamo arrivati al 2002, poi appunto, come ti dicevo prima, non gareggiai più fino al 2010, perché al 2010 cosa facevo? Compivo 50 anni, quindi eh, Si apriva era- un'altra categoria, diciamo. Allora, in quegli 8 anni lì non toccai niente, e mi piace proprio sottolinearlo per i giovani. Certo. Continuai a allenarmi normalmente, poi la famiglia, il lavoro, tutto, sai, solite cose, no? E per preparare questa gara ritornai da Gianni, dice guarda, voglio fare l'over 50 in Mister Universo WABA, quindi un ritorno alla WABA. Ai tempi c'era già Coselli, lo contattai, ciao Gianni, sono Venturi. Oh, sei mio, vieni, vieni. Però fai la selezione ugualmente, andai a fare la selezione giù a Roma, organizzata da Andrea Lucitelli, che è mancato da Sì, poco. purtroppo. E quindi fu una pro forma, però mi ha detto vieni pure tranquillamente. Mi fa, tu sei qualificato a vita, vieni quando vuoi. Grandissimo. Vieni, no, con Coselli sono trattato bene, diciamo, via. E allora andammo vicino a Francoforte, come già questo paese qua, la memoria. No, vabbè, dai, e adesso comunque eravate E vicino feci a Francoforte, terzo, no? terzo Sì? nella categoria over 50, Mister Universo di Alzey, la città di Alzey. Vinse quel tedesco con i baffoni biondi enormi, non so se l'hai mai visto in gara. Che non ho presente, sinceramente. Chi era questo qui? Era un prussiano. Sì, sì, quei baffoni enormi. E poi secondo l'altro italiano, che non mi ricordo il nome, e terzo io un po'. Io però non ho mai fatto una scenata, mai, perché chi mi conosce è un carattere tranquillo, mando giù il boccone, me lo tengo per Certo. me. È davvero Però sportivo, dai, davvero sportivo. È chiaro che non fa piacere, ma no, sempre stato obiettivo nelle cose, ma se vedo che sono quarto, mi merito quarto, io me ne sto zitto. A volte ti vedi anche meglio, stai zitto lo stesso. certo, Però sì, sì, sì. secondo me potevo benissimo fare anche un secondo posto. Ecco, tiriamo un velo piuttosto. Parliamo sempre di podi a livello mondiale comunque, quindi Sì, sì, sono comunque podi importanti e quindi esatto. E poi continuo, perché non ancora sì, di sì, vai gara. pure avanti, dai, ormai siamo negli anni 2000, Sì, grandissimo, sei 2000 over 50. siamo nel 2011, vengo invitato da Borgia a Menton, campionato della sua federazione, a Menton, over 50. Però faccio due gare, l'over 50 che vinco, e secondo nelle piccole taglie, dietro a Fabio
Scusa, non cansa di memoria. Un atleta molto buono, però nelle piccole taglie ci sta. E negli over 50 c'era anche Ferruccio, Ferraris, che fece terzo. Comunque io arrivai primo, ero ben preparato. Poi l'anno dopo, 2012, arrivai di nuovo primo negli over 50, quindi il terzo mondiale, e primo nelle piccole taglie. Quindi Quindi hai vinto tutto. doppio mondiale. Certo, grande, dai. Siamo nel 2012. Poi no, poi ti fermo, e poi nel 2014 ritornai nella IFBB. Ah, però proprio Fece la un notte vero dei campioni, globetrotter delle federazioni. andai a fare la notte dei campioni a Catania, ma non ero per niente competitivo. Infatti, quella gara lì forse non entrai neanche, se non sbaglio, ero già negli over 50, non entrai. Comunque, mi preparai bene per il 2015, infatti feci subito secondo il campionato italiano IFBB e vinse anche la notte dei campioni. No, sì, Grandissimo. notte dei campioni a Bari. Scusa una cosa, Massimo, visto che tu hai avuto un percorso atletico molto lungo, no? Il Molto. bodybuilding negli decenni è evoluto molto, anche gli standard fisici, no? Adesso siamo Sì. arrivati al 2012, 13, 14 col tuo racconto, però tu sei arrivato addirittura al 2025. Come è evoluto anche, diciamo, il fisico dei campioni delle varie epoche? Perché negli anni 90 era diverso sicuramente a livello di masse piuttosto che a livello di tiraggi, a livello come hai visto questa evoluzione? Come ti sei anche adeguato? Perché anche tu hai dovuto in qualche modo adeguarti. Beh, diciamo che gli allenamenti sono cambiati, quindi c'è un adattamento anche un po' alle nuove macchine che magari prima non avevamo, quindi hai delle nuove sensazioni. L'alimentazione anche, c'è molta più varietà adesso l'alimentazione, no? Una Certo. volta era riso e pollo o pollo e riso, adesso abbiamo le creme di riso, abbiamo le patate dolci che una volta erano sconosciute, le patate dolci, no? Che tra l'altro le puoi mangiare anche un po' di più rispetto al riso. Quindi c'è un approccio anche un po' diverso, un po' più vario, un po' più abbondante. Però i fisici io li vedo peggiorati, peggiorati perché secondo me a certi livelli dove tutti usano la chimica non sono più i prodotti che si trovavano una volta. Purtroppo Chiaro. devo dire che Qualità. una volta la qualità è che andavi dalla farmacia e te li davano, quindi sapevi la fonte di questo farmaco ed era efficiente al 100%. Adesso ci sono dei mercati clandestini che tu non sai da dove arrivano, se lavorano bene, se ti danno delle patacche o cose del Diventa genere. anche pericoloso, no? Diventa anche pericoloso perché chissà cosa c'è dentro. Laboratori clandestini, non sai se lavorano con le norme igieniche al massimo Certo, al certo. 100%, queste cose qua, può esserci un batterio, ma qualsiasi cosa, no? Ma Infatti, poi proprio infatti. l'efficacia stessa del farmaco, chi ha provato come me quelli dei tempi, e adesso lo vedi sia nell'effetto allenamento che senti nel corpo, che Certo. anche visivo, lo vedi la differenza, ma lo vedi anche a livelli professionisti Mister Olympia. Cioè, Assolutamente, a assolutamente, volte si vede, si vede. sembravano di plastica, se ti Sì, ricordi, infatti, negli anni è tutta 90. un'altra resa, tutta un'altra resa. Poi se mi permetti, adesso non che io non voglio entrare nei dettagli, però è chiaro che negli anni '80 magari si usava lo steroide, però magari il GH e l'insulina erano meno, cioè ancora non erano entrati, poi magari è entrato più il GH anche negli anni '90, poi dopo anche l'insulina, quindi anche negli anni, anche il Sì, discorso oltre all'allenamento e all'alimentazione che sono variate, e sono stati aggiunti anche altri farmaci, no, quindi certo. magari è quello che poi magari ha portato anche a notevoli incrementi di volumi, ma non solo Sì. quello. Però se hai notato, da quando esiste l'uso dell'insulina, non ci sono più quei fisici molto estetici nel girovita. Il Sono girovita d'accordo. degli atleti adesso non è più come quello dei tempi. Sì, Quindi, infatti è quello che viene criticato poi adesso, come no? diceva appunto Magdi, che il bodybuilding che ci ha fatto innamorare noi all'inizio è un altro, quello dell'estetica. I miei D'accordo. miti erano, mi ricordo il mio primo poster in cameretta, era Jim Haslop, un americano, sconosciuto. Famosissimo anche lui. Sì, sì, un grande campione della A me certo.
Frank Zane, Neil Bren nella sua posa classica di profilo, cioè, erano delle statue disegnate. Poi dopo in seguito sono arrivati i vari Bob Paris, la Brada, però certo. in primis Frank Zane, quella gente lì. Era tutto un altro modello molto più stringato, molto più vita sottile, diciamo molto tirati e Qualcuno, solidi. Adesso c'è molto più gonfiore, ma ha meno qualità. qualcuno riusciva a mantenerlo. Per esempio, io mi ricordo un grande atleta, Charles Clermont, che Sì, era c'era Clermont, erano, sì, sì, ricordo. e con una linea spaziale è sempre stato molto sottovalutato ed era Molto, perfetto, molto sottovalutato. sì. Quando magari le facevano passare davanti dei mostri che di estetica avevano poco. Si era già un po' perso quel concetto di valorizzare l'estetica, purtroppo. Un po' i freak ai tempi, perché Sì, Umberto il freak. Imposti, diciamo tutto quello che vogliamo, è grosso, era forte, però non aveva una bella linea. No, Umberto Imposti assolutamente. Era il classico freak, per l'epoca era un freak. quel bodybuilding disegnato, no, da una matita con la vita stretta, spalle larghe. Cioè, quindi stiamo Ma non era parlando. statuario, non era statuario, era massiccio, ecco, Bravo. Sono due cose differenti. assolutamente. E il giorno d'oggi trovarne qualcuno statuario, forse Dauda è quello che si avvicina un po' più di tutti. Sì, sì, No, Dauda è sul podio, grosso. sul palco delle Olimpiadi oggi è più, diciamo, Quello più estetico. sì, come lo è stato anche quello che è mancato, che è Sean Roden. Sean Roden Sì, anche. anche lui grandissimo campione. E poi in Italia ne abbiamo avuto tantissimi. Mi ricordo Greco, Stefano Greco, Greco. sì, 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 Greco. Era bello, no? Sì, Ce sì, ma n'erano abbiamo avuto tanti bellissimi atleti, eh. Calistri. C'è una bella scuola in Italia, c'è una bella scuola. Mauro Calistri era bellissimo come fisico. Anche Calistri, sì, sì, infatti. Lì siamo più sugli anni '80, primi anni, sì, infatti. No, grandissimo. La Golden Era italiana ha avuto dei grandissimi campioni, quindi fisici molto estetici, molto gradevoli a vedersi. E purtroppo adesso, diciamo, con anche la IFBB, che adesso è nata la categoria dei classic physique, no? O i Sì, 212 per limitare un po' questo esubero di masse, no? Perché quando arriva Big Ramy, a un certo punto anche il Mister Olimpia, capito? Il fascino è tutta un'altra cosa, perdi un po' di no, estetica, era persa. la categoria mi piace molto perché comunque per stare dentro quelle regole che gli hanno imposto non possono sforare più di tanto, quindi Certo, rimangono ancora, diciamo, passabili, no? sì, sì, Nonostante infatti. invece ormai fisici vincenti come quello che è Dexter Jackson? no, quello che ha vinto, oh, ma io i nomi non mi ricordo, quello che ha vinto l'ultimo Olimpia non mi piace. Vabbè, sì, 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 è chiaro, dai, comunque dai, quello è Chopin abbastanza. mi ha un bene. Derek Lunsford si chiama. Ecco, Derek, è abbastanza tossetto, diciamo così, non ha una gran linea. no. Vabbè, Comunque, dai, torniamo alla tua carriera. sicuramente siamo legati ai nostri ricordi, però forse erano meglio. Comunque, Ma sì, diciamo, era un'altra cosa, diciamo comunque sia, per una persona che apprezza l'estetica, un fisico statuario, sicuramente era meglio allora. Poi sì, ognuno ha i suoi gusti, capito? Il bodybuilding americano di adesso è molto una cosa di spettacolo, no? Devi colpire lo spettatore, ma l'estetica è un po' persa, no? Purtroppo. Comunque ritorniamo alla fase, diciamo, matura della tua carriera. A questo punto siamo già oltre il 2000, siamo nel 2013, 14 e 15. sì. Allora, poi poi io sono tornato, ma perché io, come ti ho detto prima, sono sempre stato un atleta libero. Parlavo con Mondello e dicevo, guarda, vado a fare una gara della UAP, ti piace o no? Cioè, e viceversa, no? Infatti poi sono andato a fare un linea sport della UAB che mi ha invitato Ramazzina Ricchi, e ho vinto la categoria over 50 e poi 2 settimane dopo, sempre nella stessa location, abbiamo fatto il campionato del mondo WAP. E lì ho vinto le due categorie, sia le piccole taglie che diciamo il titolo degli over 50. Mi sono dimenticato il 2017 a Catanzaro, campionato italiano WAB, che ho vinto gli italiani negli over 50, 30 anni esatti dopo che ho vinto
quello di Roma. Fantastico, dai, fantastico. Cioè, La poche Catanzaro. persone possono vantare una carriera simile, così lunga e così anche di successo. E poi vediamo al 2018, 58 anni già, ho preparato nelle categorie over 55 l'Ercole Farnese che ho vinto. Poi abbiamo fatto la Rimini Classic che ho vinto, campionato italiano a Roma ho vinto, poi sono andato a fare il trofeo Elena Kutsoik in onore di quella ragazza che era morta in un incidente che gareggiava a Bari, ho vinto pure quello, e ho concluso la stagione all'Udus che ho vinto 5 gare, ho fatto 5 vittorie. Un'annata fantastica, dai, un'annata C'erano gli vittoriosa. atleti che dicevano no, c'è di nuovo Venturelli. L'unica che non ho vinto, che ho fatto terzo, era a Napoli la notte delle stelle, perché non c'era l'over 55, c'era l'over 50. Io ne avevo già 58, quindi io ho fatto Sì. terzo, però un'annata. Comunque dai, un'annata fantastica, dai. Quindi ti avvicini pian piano, arrivi ai 60 anni a questo punto, Sì, entriamo poi nella... dopo ho vinto ancora una notte dei campioni e un campionato italiano nuovamente da over 60. E poi ho fatto il Master over 60 campionato mondiale IFBB. E lì ho fatto sesto. Anche Buono questo però. non mi è andato giù, non mi è andato No. giù perché palesemente potevo essere ben terzo. Tu venivi... Forse l'unica volta che avevo postato le foto di quello che era arrivato terzo, le mie vicine, dicendo cosa ne pensate, perché qua è eh, palese. sì, sì, sì. E Pagavi poi, lo scotto di essere un po' un globetrotter delle varie federazioni, quindi ti sì, sì. penalizzavano quando tornavi nella IFBB. Nel 2017, che stavo già dimenticando, ho fatto anche secondo all'Arnold Classic negli over 50. Grande. E mi ricordo che mi è rimasta ancora qua perché sono arrivato secondo per un punto. Ai Proprio tempi, sì, cambio palle. ero primo nella routine avevo vinto, poi nelle simmetrie e tutto, che ha vinto l'altro italiano, Roberto Massagli, che avevo sempre battuto prima, sia i campionati italiani, cioè quello, sono gli imprevisti delle gare. E Ci mi è sta. rimasto l'Arno Classic mi è rimasta un po' qua, nel senso che sapevo che era la mia portata. Succede purtroppo. Poi l'ultima che ho fatto, IFBB, che avevo già 60 anni, ho preparato la Arnold Classic over 60. Quando siamo stati a Santa Susanna, ci scriviamo, over 60 eravamo solo in tre. E cosa hanno fatto? Hanno fatto che metterci negli over 50, non 55, negli over 50. Io ne Ti avevo hanno già, penalizzati, dai. avevo già 61, cavolo. Cioè, Sì, sì, c'è sì. differenza, fra un cinquantenni e un sessantunenne. Sì, 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 c'è differenza, un decennio. Però, come sempre ho visto fare in tutte le gare, quando incorporano una categoria nell'altra, però poi la premiazione viene fatta parte. Tant'è che io di questi tre over 60, due non si sono qualificati, io ho fatto quarto, sono ancora Mh, riuscito a fare buono. quarto a questo anno classe, ma non mi è andata giù perché io dico sempre, quando io faccio una gara che mi preparo, è come fare un contratto, no? È un contratto, io pago la gara per questa categoria, tu non me la puoi all'ultimo momento cambiare e se me la cambi mi devi premiare comunque per over 60. Questo non, Certo, sì, sì. questo non è stato fatto, e Era quello l'accordo, ma quello è l'accordo iniziale, ci mancherebbe. come hanno sempre fatto tutte le altre federazioni, ti premiavano parte come primo dei sessantenni. No, Certo. hanno fatto arrivare quarto. Questa è stata l'ultima sì, gara agli FIB. Sì, quello lascia l'amaro in bocca sicuramente. Comunque prestazione notevolissima, eh. Cioè over 60 e arrivare quarto fra gli over 50, insomma. Poi cosa ho fatto ancora? Così arriviamo fino alla fine delle ultime. Sì, sì, siamo a tiro. Finita quella, ho fatto, siamo arrivati al 2021, ho fatto un'esperienza con la NAC Italia, ho vinto il campionato italiano e poi sono andato a Istanbul a fare il campionato del mondo NAC dove ho fatto terzo e siamo già al 2023 qua comunque.
Sempre negli 2024. over 60, sempre negli over 60 Massimo? Sì, sì, sono al 60. 2024 decido di fare il campionato del mondo di Malaga, anzi precisamente a Frigigliana, un paese bellissimo vicino a Malaga, In Spagna, sì, quindi. dove ho gareggiato per la Spagna Ah, e tu sai la verità perché... raccontala questa perché questa è curiosa, della Sì. Spagna. Ma allora, poche parole senza fare nomi perché non è giusto. Io Sì, sì, sì. per fare questa gara bene ho preparato con la mia compagna, andiamo giù una settimana prima, ci prendiamo un B&B, ci sistemiamo, in maniera che anche se la gara sarà poi il sabato, io lunedì sono, cioè, troviamo la palestra, facciamo la spesa, ci mettiamo a posto in questa casa e ho fatto così, no? Poi il presidente mi fa, gli atleti che vanno a fare il Mister Universo a Malaga hanno i 3 giorni dove pagare, no? 3 giorni, tre C'era un pass, pacchetto? c'era il pacchetto, compresa l'iscrizione alla gara e il pass per la mia compagna, tutto sommato era 840 euro. Ma E io però, gli dico, guarda, fammi pagare solo l'iscrizione e il pass, perché io come casa mi sono già aggiustato. Io potevo avere anche dei parenti lì che assolutamente mi sì, certo. invitavano, no? Che poi io abbia preso un B&B, se è un problema mio. E il B&B mi è costato pochissimo, ho pagato 260, cioè una stupidaggine proprio. In più mi sono C'era affittato. confronto, certo. Sì, sì. Allora questa cosa a me non è andata giù, siccome bene o male forza di fare gara amici ne ho chiamato un ragazzo che conoscevo, Cortado, e chiedo, ma dimmi un po' chi è che organizza sta gara a Malaga? E mi ha dato il nome del presidente, il che io lo contatto e gli ho spiegato la storia. E lui fa, ma no, ma per carità, guarda, se vuoi gareggiare per noi, ti faccio pagare l'iscrizione alla gara, giustamente, e il pass per la tua compagna. E poi mi ha dato l'indirizzo della palestra, che combinazione la palestra era di suo papà, un certo Lucena, che io non conoscevo, ma è stato un grande campione spagnolo. Sì. Mi hanno invitato in questa palestra, sono andato a allenarmi, quindi ho fatto ancora l'ultima settimana di allenamento, poi mi sono fatto la spesa. E tu pensa che mi hanno dato la tuta della Spagna, mi hanno portato il tifo e poi erano di un servilismo sconcertante. Io non ho mai visto i presidenti nostri che sono abituati a stare in giacca e cravatta a venire, Distaccati, no? staccarsi, venire nel backstage e chiedere, dare conforto agli atleti. Io invece l'ho visto lì. Si è messo una Bello, tuta bello. molto dozzinale, veniva con i cabaret di pasticcini, quei dolci che fanno loro. Per gli atleti, l'acqua, la frutta, cioè differente. Molto ospitali e caldi, insomma. Poi chiaramente mi fa, "Ah, ti scontri con il nostro spagnolo, e tutto, no?" E alla fine lo spagnolo ha fatto terzo, io ho fatto primo, che ho vinto il mondiale lì. Grandissimo. Scusa, quelli della NAC Italia si sarà mangiati le mani, scusa, li hai Eh, battuti. ma infatti Grandissimo. c'è una ragazza italiana che ha gareggiato nelle bikini, anche lei era lì da sola, nessun accompagnatore, non si è presentato nessuno dei presidenti. Quello fa pensare. Che roba. No, sì, è un peccato, dai. Questa gente qua sono molto di cuore, pensa che io poi chiaramente dopo che ho fatto la settimana ho chiesto quanto dovevo, ci siamo allenati una settimana io e la mia compagna, abbiamo usato le docce e tutto, minimo mi dici fammi un tot, no? E non ha voluto niente, mi ha detto ah va bene così. Fantastico, dai, Adesso, fantastico. allora io sai quando sono venuto in Italia avevo mandato una cassetta con 3 vini italiani, Bel uno del pensiero, bel nord, pensiero. uno del centro Italia, uno del sud, in maniera che avesse 3 tipologie di vini. E gliel'ho Grande. spedito, ma siamo ancora in contatto ora, perché ci Ma facciamo i fai rapporti. bene, hai fatto benissimo, dai. Sì, sì. Sono stati così carini e ci Ho mancherebbe, bisogna mantenere anche dei buoni rapporti. anche postato dei video dove vedere il tifo che avevo, mi sembra, in spagnolo, è come se gareggiasse in casa, pazzesco. È stata Grandissimo, dai. una bella esperienza. Complimenti. Quindi Mm. siamo arrivati al 2024, ormai Finito. siamo Finito. no, finito, diciamo, abbiamo parlato di 40 anni di carriera, cioè, penso che pochi atleti possono vantare una longevità tipo la tua a livello mondiale sempre, quindi
Complimenti, complimenti vivissimi. Senti, io dimmi pure, dimmi pure. No, attenzione che non è ancora detto che qualcosa uscirà fuori, magari per i Ah, prossimi. allora, infatti, volevo dire che obiettivi hai, che prospettive hai, poi passerei al discorso di come è evoluto il tuo allenamento negli anni e anche la tua alimentazione, un attimino, se possiamo Sì, no, dare agli il mio spettatori un pochino obiettivo appassionati una vista. il mio obiettivo attuale è che dovrò fare una selezione giù a Malaga per poter fare il mondiale a Riga in Lettonia, sempre dell'ENAC. Ma Questa volta come italiano o come spagnolo? spagnolo, ormai Ah, sono. grande, no, ci sta, ormai sei spagnolo, certo, No, giusto. no, ma poi io non ho più quell'ambizione, certo, uno si prepara bene, però a me piace proprio il divertimento e anche il discorso che tu vai a fare le gare e visiti il mondo, no? Certo. Quello che mi è E dispiaciuto, che ho saltato il 2025, mi è dispiaciuto molto perché c'era una bella gara in Norvegia e la Norvegia è una terra che mi attira molto, non so perché, però la andrò a visitare diversamente. sì, avremo modo di rifarli, dai. Comunque, e per le prossime gare ti faccio i migliori in bocca al lupo, chiaramente, in modo che tu possa coronare, oltre alla tua passione per esplorare il mondo, anche con successi e soddisfazioni, diciamo, agonistiche. Comunque sei un esempio, quindi grandissimo rispetto, perché comunque gareggiare a 65-66 anni non è come farlo a 27, questo è poco ma è sicuro. E mantenersi in forma per così tanti anni è un'impresa. E se vuoi possiamo cominciare a approfondire anche un pochino il discorso di come è evoluto il tuo allenamento, la tua alimentazione negli anni, perché ci sarà stato comunque un adeguamento. Prima hai cominciato ad allenarti nella palestra di Pinerolo, con dei movimenti base, allenamenti diciamo full body, poi come è evoluto, facciamo un po' se sei più oggi sei più sul livello sei più orientato all'alto volume o all'alta intensità o una via di mezzo? Bella domanda. No, perché sto facendo un alto volume in questo periodo, molto, nonostante l'età che tanti mi dicono. Però ti spiego. Allora, ho fatto un bel periodo, vabbè, sono un massaroniano, nel senso che blocco il volume di lavoro prima delle gare, aumento l'intensità, quindi seguo sempre più o meno quelle regole lì, no? Però poi te li adatti per i tuoi esercizi, quelli che senti meglio, tutto. Un po' come la scheda. Io dico sempre, la scheda che tu trovi idonea per il tuo fisico te la devi tenere a vita, perché devi cambiare. Questo è un discorso un po' commerciale per quelli che vogliono sempre la scheda cambiata. Ma lì bisogna variare per vendere, ma non è l'efficacia non è quella l'efficacia, no? Quello che ho fatto proprio ultimamente e lo voglio portare come esempio, no? Prendiamo una persona come me che si è allenata sempre in monofrequenza fino a 2 anni, forse 2 anni e mezzo fa, barra E 3, adesso e più comunque preciso. diciamo, scusa, poi ti lascio parlare, la monofrequenza funziona alla fine, cioè se hai potuto farla Sì, diciamo arrivando a livello mondiale con una monofrequenza vuol dire che comunque no, 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 è no, certo, ha funzionale. funzionato, niente da rammaricare. Però poi l'ultima gara che avevo fatto del 2024, fai una valutazione su te stesso, ho detto voglio migliorare le gambe. E quindi le gambe era il gruppo che io ho allenato 2 volte alla settimana ed erano migliorate, molto. A parità di tutto, non è che poi uno viene, però magari c'è la chimica c'è sempre stata, no? Non è che è Sì, sì, cambiato sì, no, molto. diciamo la Quindi variabile in questo caso era l'allenamento, la variante certo. non è né nell'alimentazione né nella chimica, ma solo l'allenamento. Eh, Quindi perché non farlo in tutto? E mi sono imposto, e faccio degli allenamenti veramente duri, che nei primi 3 giorni della settimana faccio tutto il corpo. Allora, io lo suddivido così. Al lunedì faccio le gambe complete, faccio 4 esercizi da 5 serie, quindi 5 per 4, 20 serie per la parte però frontale e 3 esercizi più uno per i glutei da 5 serie per i posteriori, più i polpacci. Quando riesco, un bel volume, un bel volume. magari se riesco che non lavoro, faccio magari una parte nel pomeriggio, una la sera o viceversa al mattino, per avere anche più energia al momento. Ci sta, ci sta, ci Quando sta. invece faccio il turno di notte che lavoro, che devo concentrarlo, è molto più duro. Poi arriva il martedì che faccio petto, 4 esercizi sempre da 5 serie, spalle faccio 5 esercizi da 4 serie e più 3 esercizi per i bicipiti da 4 serie l'uno.
E come ripetizioni su che range stai? Stai alte ripetizioni, medie, basse? Faccio la prima parte della settimana alte, sulle 8, quindi un carico. Sono alte per te, per me sono medie, dai. 8, se fossero 15 sono Quando ripeto la seconda parte che è precisa e identica ai primi 3 giorni, quindi parliamo di giovedì, venerdì, sabato, faccio gli stessi esercizi, ma con quelle 2, 3, 4 ripetizioni in più. Quindi ah, riposo un po' sulla forza, quindi allenamenti uguali ma non uguali, no? certo, certo. Posso per variare a volte invertirli, quello che di solito faccio per primo lo faccio l'ultimo, però gli esercizi sono sempre quelli. Chiarissimo. Questo anno e Comunque mezzo, comunque scusa Massimo, ne fai poi una quantità di esercizi, quindi c'è una bella varietà, perché sono 4 esercizi per gruppo muscolare, alla fine son sempre quelli, ma son sempre 4, quindi cioè no, no, certo, la somma è quella poi alla fine. sì, sì. Comunque la valutazione finale è che dopo questo anno e mezzo che son passato questa multifrequenza, quindi m'alleno tutto il corpo 2 volte, son cresciuto molto. E Ah, quindi, al di là dell'età vuol dire che funziona. nonostante l'età recuperi bene, cioè riesci a recuperare e a crescere, perché poi il problema diventa quello, no? Tra l'altro io ho avuto un problema quando, perché io non mi son mai fatto mancare niente, quando ho avuto la visita dei NAS a casa mia, era successo che, vabbè, io i prodotti non li avevo perché li avevo già usati, quindi mi avevano preso le gonadotropine, che son quelle che io ho sempre usato dopo le gare per riattivare È un la classico. funzione quella che noi chiamiamo il recovery, no? Sì, Cosa è successo? Non l'ho fatto. Non l'ho fatto, poi mi sono reso conto, ma l'avevo già capito, l'avevo capito da solo, che avevo delle sensazioni, vedevo che tendevo un po' a ingrassare sull'ombelico, stanchezza, un pochino la diminuzione della libido, cioè non quella cosa. Allora ho capito tutto, no? C'avevo un calo sì, netto sì, di il classico calo ormonale, insomma. sono nelle mani di un grande personaggio italiano che è molto molto famoso. Non so se fare il nome, un andrologo migliore che abbiamo in Italia. Non so se sai di chi parlo. No, Andrea, in que Andrea, adesso non so Andrea Militello, dottor Andrea Ah, sì, Militello. sì, famoso, sì, sì, infatti adesso Fammi tutte queste analisi, avevo il testosterone sotto i piedi. Sai che ci sono i però valori minimo e sì, sì, massimo. sì, sì. Vabbè, eri a Sotto, 0. sotto il minimo. E quindi io ho una patologia che è l'ipogonadismo e abbiamo fatto la TRT vera. Sì, Praticamente io faccio 125 milligrammi di enantato ogni 10 giorni, esatti, 10 giorni, 100, quindi sono come 12 milligrammi al giorno. sì, 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 una Dopo TRT. una settimana era troppo, su di me subito. E poi dopo abbiamo trovato la quadra giusta. Il problema è che mi ha detto che dovevo fare la vita. Eh beh, sai, effettivamente diventa la TRT poi va fatta a vita. Perché non puoi dire adesso l'ho raggiunto la quota che mi interessa, smetto, no, perché poi tende di nuovo andare giù. È chiaro, è chiaro. Quindi io sono a posto anche a livello legale perché c'è la diagnosi, come si dice, le ricette, mi fa tutto, no? Quindi, Hai la ricetta medica, quindi una sei in patologia. terapia, certo, certo, ma ci sta. E Bene. poi vedevo che con questo poco crescevo. Allora ho dato un messaggio, ma è possibile che io con 125 milligrammi cresco così? Cioè, e lui mi fa, guarda, e qui poi torna a un discorso molto importante. Tu sei come una Ferrari, mi ha detto, se gli dai la benzina buona cresci. Pensa quanto potevi risparmiarti nel tempo, mi ha detto. Cioè E questo è nel. un messaggio importante soprattutto per i giovani se vuoi, no, perché Molto, molto. effettivamente la realtà dei fatti è quella, è Quindi, quella. perché se tu pensi 125 milligrammi ogni 10 giorni è una stupidaggine. Sì, sì, infatti, ma è un po' come diceva anche Magdi, se mi permetti, se i recettori tuoi sono fatti per assorbire quello, è inutile che gli dai di più, perché tanto viene buttato via, Allora, no? Quindi anni fa Piero Nocerino ha fatto un esempio lampante di come sono fatti. Allora, immaginiamo che gli steroidi sono come delle serrature, delle chiavi, scusami, no? delle Delle chiavi, sì. chiavi che devono aprire delle serrature che sono i nostri recettori muscolari, no? Se tu hai 100 serrature e butti 100 chiavi, tu hai la garanzia che apri tutti questi, no? Giusto? Perché Certo,
se è la genetica dalla parte tua. Se tu Esatto. metti 100 chiavi ma hai solo 30 serrature, ne apri 30. È più 30, sì, E infatti lui, è quello. quello che è lo sfigato che purtroppo può prendere quello che vuole. Io ne ho conosciuti nel tempo, gente che di Torino, un benestante che non aveva nessun problema economico, si è riempito sopra la testa, niente, zero. Sì, ma la genetica è anche quello, è rispondere bene anche oltre all'allenamento, anche al farmaco, sì. Mentre ce n'era un altro, sempre di Torino, che è stato anche campione del mondo, no, il nome non lo faccio, un mio coetaneo. Lui faceva una iniezione di un prodotto tipo Primobola, una, lui diventava l'omino della vicina. Subito. Quella è fortuna e genetica, cioè, quindi anche Beh, quelli quando dicono ah, quello lì è frutto non è così purtroppo. e la E, realtà è quella, non tutti sono portati per diventare campioni, inutile una che... sorta di ingredienti dove c'è l'allenamento, c'è l'alimentazione, c'è la tua genetica e poi la ciliegina sulla torta può essere anche gli steroidi. Ma Certo, certo. steroidi da soli non fanno niente se non hai tutto il resto. Certo, poi del resto, scusa, Massimo, tu stesso, quando hai iniziato a allenarti, ti davano già, ti prendevano già per uno che aveva già cominciato a allenarsi prima, perché comunque hai già una genetica, avevi una muscolarità naturale che era superiore alla media, no? Sì, Quindi, sì, io i primi 7 anni che non ho toccato niente, che ho vinto 2 gare da Napoli, piemontesi Nord Italia, c'erano già i maligni che pensano, ma non è così, e ne vado orgoglioso sai, di questo. purtroppo c'è molta anche invidia, no? Perché effettivamente purtroppo il bodybuilding, non sono io a dirlo, è uno sport genetico, cioè se tu hai la genetica grande, grande, se hai la Questa genetica puoi aspirare in alto, se non ce l'hai puoi fare quello che vuoi, ma difficilmente diventerai un campione. Bellissima, questa è bellissima. una reliquia. 1981, quarto al Nord Italia di Merano, è uno dei primi premi che ho avuto nella mia carriera. Primo anno che Bravissimo. gareggiavo, ma solo che forse Complimenti, dai. si legge al contrario. No? Grande. E- E Massimo, scusa una cosa, visto che siamo già un'ora e un quarto che parliamo, no? E volevo dire, iniziamo a fare un affondo un po' a livello della tua alimentazione, perché abbiamo parlato dell'allenamento, abbiamo parlato anche della farmacologia, però sì. a livello alimentare, perché una volta si faceva la carne d'acqua, magari la tua dieta poi è evoluta, adesso ti sei gestito diversamente nel tempo, un po' la tua Sì, esperienza. certo. Allora, io ho fatto diversi periodi con diete differenti, dove però alla fine i prodotti sono sempre quelli, no? Come macro. Riso e pasta integrale, anche quando ho vinto gli italiani è stato... pensa che io avevo fatto un calcolo calorico di 4, partendo un anno prima 4.500 calorie con Filippo. Ogni mese scalavamo 200 calorie, quindi 4.500, 4.300, 4.100 e via via. Però la percentuale era sempre uguale dei macro, no? Tipo avevo il 70% di carboidrati, 20% di proteine e 10% di grassi. Era molto alta di carboidrati. Sì, sì, Tanto molto. sono arrivato in gara mangiando e senza soffrire la fame, cosa che invece anni prima, quando veramente facevi la carneacola, di fame, io mi svegliavo che mangiavo il cuscino, io mi ricordo, Sì, sognavo. sì, sì, ma infatti vedi proprio come il metodo cambia proprio le carte in tavola, no? Soffrire da matti per risultati di un certo tipo, e invece arrivare in forma anche meglio non soffrendo più di tanto. Poi più tardi, negli anni 2000, provai anche la dieta zona. Dunque, a livello di salute stai bene, perché hai, diciamo, il glucagone è regolato bene con l'insulina, quindi a livello salutare stai bene. L'avevo fatta per andare a fare una gara del 2000, forse, no, scusa, nel 2002, e poi più di tanto non mi tiravo, nonostante scendessi le calorie in proporzione, no? 40, 30, 30. Allora che contattai il mio amico Marco Neri e gli dissi, ma guarda, sto facendo la dieta zona, sono arrivato già a queste calorie, non mi vedo ancora pronto. E lui mi fa, non abbandonarla di colpo. Fai qualche giorno la zona e poi passi un'iperproteica. E poi gradualmente la fai sfumare, sfumi la zona e passi direttamente a un'iperproteica classica, quella da bodybuilding, senza togliere i carboidrati. Infatti poi mi diede proprio il colpo di grazia e andai, mi ricordo che ero sul 3% di grasso, una cosa Via, pazzesca. squartato, squartato. Sì. Però poi alla fine grandi varianti le ho poi fatte dopo,
e anch'io preso di questo circuito che sono i social, dove vedevi questi campioni che postavano la crema di riso che per me era sconosciuta. E certo è una cosa comoda perché a volte non hai voglia di prepararti un piatto di riso, te la pesi, un po' d'acqua e via, no? Sono comodità quelle, no? Sì, Però sì, non è una penso cosa rapida. che facciano la differenza perché il corpo percepisce il carboidrato, non la fonte, no? Cioè, che poi sotto le patate, che sia di riso o di crema di riso. Diciamo possono aiutare se è più efficace, più facile diciamo Sì. prepararle e anche se il tuo gusto le apprezza di più, perché poi il Quello corpo non fa la differenza, magari alla fine il carboidrato è un mi sono carboidrato. trovato molto bene, però questa me la sono creata io, in base alla mia esperienza. Era una dieta fatta sui 4 giorni. Allora, tenevo le proteine e i grassi fissi. Quelli erano proteine fisse. I carboidrati ci giocavo. Giocavo nel senso che un giorno partivo da, non so, parliamo di giornaliero, poi dopo li suddividevo. Quel giorno lì magari avevo 2,50 di riso, il giorno dopo ne avevo solo 2,30, 2,10, 180. E poi ricominciavi. Quindi Quando facevi, ciclizzavi, diciamo, i carboidrati, no? Facevi bravissimo. poi Quando poi ti avvicinavi alla gara, quella più alta diventava come la terza e quindi andavi a farne una più bassa ancora. Quindi 2,30, 2,10, poi 100, 190 e 170. E man mano ti avvicinavi alla gara. Poi, altra strategia data da me, è che non ho mai creduto molto nella scarica dei carboidrati, anche se le ho fatte, per carità, ne ho sì, fatte sì. tantissime. Le ultime gare che avevo fatto, che avevo già 58 anni, quindi un motivo in più per dire che funziona, perché il metabolismo a 58 anni non è più come di un ventenne, no? È chiaro. E non le toglievo, le abbassavo ma non le toglievo. E arrivavo in gara mangiando i miei carboidrati. Potevano essere anche solo 100 in tutto il giorno, però non le toglievo. E cosa che ho Ecco, questa è fatto. una cosa importante, Massimo, perché vedi alla fine tu hai una lunghissima esperienza, poi alla fine uno ci sono delle regole di base, ma poi uno si deve ritagliare su di sé, la dieta, l'allenamento e tutto il resto in modo che sia adatto alla persona, in questo caso a te, no, perché ognuno di noi è diverso dagli altri. La ricarica dei carboidrati funziona lo stesso anche se tu non fai la scarica, perché se tu sei basso, se io sto sui 100 grammi di carboidrati al giorno e poi avvicinando la gara le posso portare, non esageriamo, 400, 450, funziona. Sì, se sei scarico comunque di carboidrati perché comunque non li La trattieni. pazzia più grossa che ho fatto a Roma quando ho vinto il campionato italiano, 58 anni avevo, ho preparato 1 chilo pesati crudi di spaghetti, no? Sai quei contenitori grossi? E l'ho fatti normali col sugo e anche una bella spruzzata di parmigiano sopra. Proprio Gustoso, diciamo, da un punto di vista culinario, poi perché io dicevo sempre, porca miseria, dopo le gare mangio, sono più in forma. E tutte le volte ci casco e ho paura a farlo. Basta, questa volta lo faccio. Mi ricordo che la gara era di sabato, io venerdì mattina mi sono portato dietro, che siamo andati giù in macchina con questo contenitore, quando ho un po' di fame, 2, 3, 4 forcottate, anche fredde, perché purtroppo arrivato la sera l'ho finita. Ci ho messo un giorno per mangiare sto chilo, una no? bella carica di carboidrati, dai, Però non mi sono riempito con proteine, ho usato solo dei essenziali per bocca, degli quindi aminoacidi, sì. degli aminoacidi, in maniera da non creare troppo volume. Quindi come volume avevo solo i carboidrati della pasta Eh. e di proteine per mantenere comunque la quota proteica alta avevo gli essenziali. Tu dovevi vedermi il giorno dopo come stavo. Stavo da Dio. Eri pieno e scolpito. Attenzione però, non devi bere troppa acqua, quella sì devi stare attento, perché sennò ti gonfi come un pallone. Andavo estinto. Il Ma è fatto di così che alla fine, io no, dico sempre, il corpo lancia dei segnali. No? Stare senza bere forzati non ha senso. Però ogni tanto sorseggiare sì, perché il corpo te lo chiede. Vuol dire che hai bisogno di acqua in quel momento lì. Guarda che il corpo te le manda i segnali, bisogna ascoltarlo il proprio corpo. E quindi io ho sempre fatto così. Ed è nata bene, tant'è che poi la cosa l'ho ripetuta
non con la pasta, ma l'ho fatto con altre cose, con il riso, e ha funzionato tutte le gare. Lo stesso a Malaga, che ho vinto Questa esperienza, Massimo, hai capito? che molti hanno paura a farla, perché sai che... E però tutti mi dicono la stessa cosa, e il giorno dopo la gara sono più in forma. È che quando in gara ti giochi tutto, la gente ha paura di fare l'errorino finale, poi magari lo fa proprio non facendo la cosa che dicevi tu adesso, no? Però, Quando ho vinto il mondiale del 2000, perché ai tempi la gara era fatta in 2 giorni, non so se ti ricordi, le gare facevi il pre-gara il sabato e la sì, gara la domenica. sì, 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 sì. Però i giochi, diciamo che te li facevi già nel pre-gara, no? Potevano Chiaro. magari avere due atleti in dubbio, che può darsi che magari potevano ottenere una votazione, potevano anche sospenderla e vederla il giorno dopo, no? Se c'era magari qualche atleta. Sì, Io sì, mi si era ricordo lì, ecco, si era lì lì. Però diciamo la scrematura si faceva nel pre-gara. dopo il pre-gara, alla sera, la gara vera e propria con la premiazione il giorno dopo, sono andato al cinese e ho mangiato, mi ricordo, il pollo alle mandorle, che è salatissimo tra l'altro, no? Quindi molto saporito e non sono stato lì a guardare niente. E il giorno dopo stavo meglio. Perché uno ha paura di farle queste cose qua. E il Perché poi... corpo ne aveva bisogno, il corpo ne aveva bisogno perché magari dopo mesi di dieta Innanzitutto, stretta. biologicamente è impossibile ingrassare, no? Perché per ingrassare di grasso ci vuole 10-15 giorni di mangiate da buffare, no? Ci Quello vuole del che, tempo, sì. quello che fa la differenza è l'acqua, insomma. È la ritenzione idrica, no? Uno ha paura di gonfiarsi d'acqua, dopo diventa appannato. Quindi te ne racconto un'altra. Quando ho fatto il mondiale in Normandia a Rouen, che mi aveva preparato il Loris, ero in gara, piccole taglie, 85 kg. Tu pensi? Però, Io sono 1,65, non sono tanto alto. ma la tua statistica, il tuo peso medio in gara qual erano? Perché hai Ma realizzato nei pesi medi sotto gli 80 kg, quelli, diciamo. quegli esploit lì di andare oltre gli 80 li ho fatti, però ne pagavo molto a livello di linea. Se vai a vedere le mie foto migliori erano quelle sugli 80 kg, anche come Sì, il sì. giro di vita. Comunque Comunque un io HP più 20 è una bella massa, eh? HP più 20, diciamo 1,65 m, 85 kg è un bel volume. questa fa ridere perché finita questo mondiale in Normandia riparto, avevo con la mia ritmo, diesel, veniamo in Italia, però tutti gli autogrill erano miei. Ma già sul posto mi ero mangiato, sai le baguette, Sì, no? sì, le baguette, quei pezzi di pane belli. Le vendevano tagliate a metà col camembert, quel formaggio molto grasso. Ne ho mangiati 4 pezzi, quindi 2 baguette. Uno E squalo. poi tutti gli autogrill erano miei. Io ho detto non gareggio più fino al prossimo anno, basta, non mangio. Arrivo a Pinerolo, mi peso al mattino 91 kg. Madonna, 6 91 kg in un kg. giorno. Ma aspetta, questo è lunedì. Mi chiama il mio amico Johnny Bloisi di Torino, che conosci sicuramente. Era un medio te. Massimo, senti, c'è una gara a Marsiglia sabato. Ehi, si faccio... Sì, sì. È una gara aperta di nessuna federazione, ci sono dei soldi in palio, c'è solo Italia, Spagna e Francia e Portogallo, quattro stati. E andiamo, che dire. Mi ero già messo a mangiare, ma ho solo acqua addosso, non è grasso. Mi rimetto a dieta e l'ho fatta più drastica ancora perché volevo entrare nei medi, quindi 80 da 91. Vabbè, perché anche per non scontrarmi con lui, perché lui era un medio massimo. Certo. Andiamo a fare sta gara, parto da Pinerolo, ero ancora 80 e mezzo, quindi ero ancora sopra, però ero già sceso. Ho detto sicuramente tra viaggio e tutto perdi perché la tensione, la guida. Infatti vado a fare il peso, ero 79,9, perfetto, perfetto per fare i medi, no? E lui, vinco la mia categoria e mi danno un assegno, ma c'era ancora il franco francese, adesso non mi ricordo. E lui vince i medio massimi. Meglio Poi massimo. c'era un massimo che sembrava John Brown, bello, perfetto, no? E boh, poi fanno l'assoluto. Il problema è che l'assoluto non mi hanno fatto fare. A un certo punto sento il mio nome, mi chiamano, quindi salgo sul palco, non capivo niente, no? Perché
non avevo la padronanza della lingua. Certo. Mi mettono questo trofeo in mano, leggo assoluto. E praticamente mi hanno fatto vincere il titolo assoluto a tavolino, senza confronto. Grandissimo. Probabilmente, ma probabilmente per loro andava bene così, non so, senza confronti. E Forse si han fatto i chiamava- confronti nella loro testa e han visto che tu secondo loro eri il migliore delle varie categorie, dai. Io e una donna che lei aveva vinto l'assoluto a fare le foto, io ero tutto spaesato che non capivo e avevo vinto l'assoluto. Quindi un altro assegno. E Johnny, la prossima volta non ti chiamo più. Ancora adesso me lo dice dopo che sono passati tanti anni. Ma Beh, ridere. grandissimo, dai, però ci sta un pochino di invidia, dai, perché cavolo, ti ha Sì, no, chiamato no, lui e l'hai battuto, hai vinto pure l'assoluto, siamo però dai, molto felici. grandissimo, Poi infatti poi siamo stati grandissimo. lì, siamo andati a cercare un locale dove ci siamo abbuffati. Ma è il suo Guarda, bello, dai, è il suo bello. e viverle anche così con spensieratezza, con allegria, se ti Con un diverti. po' di leggerezza, no? Senti Massimo, visto che è un'ora e mezza, chiuderei Sì. la live nel senso che non vorrei che non me la salvassero, no? Quindi Ah, chiuderei ok. la Certo. registrazione. Però a questo punto riassumerei dicendo che praticamente da tutto il tuo, tu sei un Highlander, hai attraversato decenni, 40 anni di mondo del bodybuilding, della cultura fisica, di gare, eccetera, eccetera, è un'esperienza vastissima e del tuo messaggio riporterei il fatto di fare le cose progressivamente in ogni campo, l'allenamento, non variare le cose troppo rapidamente, l'alimentazione, tutto il resto. E ti ringrazio moltissimo per esserti prestato a questa intervista, che è stata molto interessante. Sei una miniera di informazioni tecniche e di vita. E se un giorno, diciamo, vorrei tornare sul canale, faremo sicuramente un'altra puntata. Ma volentieri, sono sempre pronti per fare. Riassumendo, Massimo Venturelli è stato un pioniere della cultura fisica, che ha attraversato l'evoluzione dello sport dagli albori, quando la chiamavamo cultura fisica e culturismo, sino ad arrivare al bodybuilding che conosciamo oggi. La sua storia insegna ad approcciare la cultura fisica senza fretta, godendosi il percorso con tutto quanto ha da offrire, senza focalizzarsi troppo sui risultati immediati, ma crescendo un po' alla volta, con pazienza, in sintonia con le proprie caratteristiche e predisposizioni genetiche. Ed è proprio l'importanza di godersi il viaggio, il grande insegnamento di vita che ci portiamo a casa da questa lunga chiacchierata. Che dire se non, forza Massimo, avanti così, sei un esempio per tutti noi. Ciao, alla prossima!